benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Teo, lei è Akayuma e questo è Away from Big Dogs, lontano dai pezzi grossi. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Mi trovo a Motta Sant'Anastasia e il programma di oggi è quello di visitare Ortigia, che è l'isola di Siracusa, e poi ci sposteremo a Noto, però vediamo meglio sulla mappa. Come vi dicevo, ci troviamo a Motta Sant'Anastasia, anche se per la verità abbiamo trascorso la notte nel quartiere di Sigonella, ma lì siamo stati invitati molto gentilmente dai carabinieri del reparto di polizia militare a non produrre video. Molto gentilmente. Però ad ogni modo noi siamo qui a Motta Sant'Anastasia e da qui, come vi dicevo, il programma di oggi è quello di passare dal Golfo di Augusta, poi andare all'Ortigia, che è l'isola di Siracusa, e dopo l'Ortigia ci sposteremo a Noto. Ecco qua. Solo che visiteremo prima la Noto antica, dopodiché ci sposteremo in quella nuova o semplicemente Noto e lì trascorreremo la notte. Siamo sulla strada dell'Ortigia e quello che vi accennavo prima riguardo al quartiere di Sigonella è vero, è tutto vero quello che vi ho detto, è tutto perché a Sigonella c'è la base NATO con all'interno militari italiani e militari americani. E su quella base NATO si scrisse una pagina importante della storia militare italiana, perché nell'ottobre del 1985 si verificò un incidente diplomatico tra Italia e Stati Uniti. E tutto nacque a bordo di una nave da crociera italiana, la Achille Lauro, che in quel momento si trovava al largo delle coste egiziane. E un cameriere per sbaglio nota dei movimenti sospetti e scopre la presenza di 4 terroristi palestinesi armati a bordo. Quello fu l'inizio del disastro. Il cameriere si fionda contro un terrorista per cercare di disarmarlo e questo per risposta spara e lo ferisce ad una gamba. A quel punto i 4 terroristi decidono di prendere in ostaggio nave e passeggeri. Durante il sequestro, poi, dopo la ribellione del cameriere, si ribellò anche un passeggero di nazionalità statunitense, di religione ebraica, disabile, e questo per tutta risposta fu ucciso e buttato nelle acque. Ed è proprio a questo punto che interviene il governo degli Stati Uniti, che inizia a fare pressioni al governo italiano per prendere il controllo della situazione. Nel frattempo si scopre che il sequestro della nave e dei passeggeri da parte dei terroristi non era nient'altro che il piano B di un piano invece ancora più grave. Questi si erano imbarcati proprio sull'Achille Lauro perché sapevano perfettamente che il 7 ottobre ci sarebbe stata una sosta nei porti di Israele. E il piano iniziale di questi 4 attentatori palestinesi era proprio quello di compiere un attentato in Israele il 7 ottobre. E stiamo parlando del 1985, ma il 7 ottobre ci riporta anche a tempi molto più recenti. Nel frattempo le trattative procedevano, però bisogna anche contestualizzare il periodo storico. Parliamo del 1985. Se in Italia c'erano ancora gli anni di piombo, sul piano internazionale erano ancora gli ultimi anni di guerra fredda tra Stati Uniti e Russia, e noi come piccola Italia ci trovavamo in mezzo non solo geograficamente, ecco. La situazione quindi era già esplosiva di suo, in più ci si mette anche il sequestro dell'Achille Lauro, un passeggero statunitense assassinato mentre era a bordo di una nave italiana, e insomma questo poteva rendere la situazione ancora più critica. E quindi il presidente Reagan di tutti gli Stati Uniti continuava ad intimidire il governo italiano per prendere il controllo della situazione e per prendere in custodia i 4 terroristi palestinesi. E Craxi puntualmente ribadiva, giustamente, che questo caso dovesse rimanere sotto la giurisdizione italiana, senza farsi intimidire. E così da una parte Reagan intimidiva e dall'altra parte Craxi se ne fregava.
Ad ogni modo il governo italiano continuava con le mediazioni e si era arrivati al punto in cui i 4 terroristi palestinesi avevano dissequestrato la nave, liberato i passeggeri e si erano consegnati alle autorità egiziane. E così il governo egiziano, in accordo con quello italiano, fa salire i 4 terroristi su un aereo di una compagnia egiziana per farlo poi atterrare in un territorio neutro. Ma qui si verifica proprio l'incidente diplomatico, perché l'aereo della compagnia egiziana con i terroristi a bordo decolla e una volta che è in volo viene affiancato da aerei militari americani e questi lo costringono ad atterrare a Sigonella. E così l'aereo egiziano, affiancato dagli aerei militari americani, una volta entrato nei cieli italiani, contatta la torre di controllo di Sigonella e dalla torre di controllo autorizzano l'atterraggio, ma specificano di farlo esclusivamente nella pista italiana, cioè nella parte italiana della base NATO. Ma il problema è che non atterrò esclusivamente l'aereo egiziano sulla pista italiana, ma atterrarono anche gli aerei militari americani. E questo fu il momento più critico in assoluto, perché una volta atterrato l'aereo delle linee egiziane con i terroristi a bordo, questo a protezione venne letteralmente circondato dalla vigilanza dell'aeronautica militare italiana, ma i militari dell'aeronautica militare italiana, che si erano disposti a cerchio intorno all'aereo, vennero a loro volta circondati dalla Delta Force americana, e la Delta Force americana a sua volta venne circondata da un altro cerchio di carabinieri italiani. Praticamente c'erano 3 cerchi concentrici intorno all'aereo delle linee egiziane. E quella fu una situazione di stallo, perché i militari che componevano i 3 cerchi concentrici intorno all'aereo avevano tutte le armi in pugno, l'uno contro l'altro. E questo stallo durò molte ore, perché il presidente americano Reagan continuava a rivendicare una giurisdizione che non aveva, e dall'altra parte Bettino Craxi continuava ad ignorarlo. Si racconta poi che dopo varie ore di stallo il comandante dell'aeronautica militare italiana abbia chiamato i camerieri e abbia chiesto di portare caffè per tutti. E quindi poi, ammesso che sia vera questa cosa, si sarebbe verificata una situazione paradossale in cui tutti i militari, sia italiani che americani, avevano un'arma in una mano e il caffè in un'altra. Non credo che qualcuno possa mai confermare questa circostanza, ma fatto sta che, caffè o no, di lì a poco la situazione si sblocca. E a quel punto la Delta Force si ritira nei propri alloggi, la situazione si risolve e i terroristi vengono presi in custodia dalle autorità italiane e vengono processati poi al Tribunale di Genova. L'episodio, che viene chiamato la crisi di Sigonella, durò in realtà solo pochi giorni, però è interessante perché fa trasparire l'importanza e la caratura dei personaggi politici di un tempo, in cui ognuno faceva valere i propri doveri al costo di arrivare ad una crisi diplomatica, tanto che 3 mesi dopo, nel mese di gennaio, il presidente statunitense Ronald Reagan scrisse di proprio pugno proprio una lettera a penna sul foglio di carta che iniziava con "Caro Bettino" e finiva con "Sinceramente Ron". Comunque, a conti fatti, ci avete fatto compagnia durante praticamente tutto il viaggio da Sigonella fino ad Ortigia. Manca solo un quarto d'ora e siamo sui ponti che collegano Siracusa ad Ortigia. Ed eccoci a Siracusa, mi trovo su uno dei 2 ponti che collega Siracusa terraferma a Siracusa isola, che si chiama Ortigia, e in mezzo c'è la statua di Archimede. Sì, era siracusano. Eccola qui la statua di Archimede. In realtà ha solo pochissimi anni, però meglio tardi che mai.
Comunque, partendo dal basso, il basamento in pietra rappresenta lo stomachion e il nome dice già tutto perché deriva dal greco e significa innervosirsi, è infatti un rompicapo. In pratica lo stomachion è formato da 14 figure geometriche e il rompicapo consiste nel metterle tutte insieme per costruire un quadrato perfetto, ma a dirla così sembra facile, però se anche Archimede stesso l'ha chiamato così, un motivo ci sarà. E sempre sul basamento, in ogni forma geometrica è intarsiato il simbolo di una delle scienze di cui era padrone lo stesso Archimede. E ovviamente sopra il basamento c'è lui, Archimede, che nella sua mano sinistra tiene un compasso, mentre nella destra tiene uno speciale specchio che si chiama Ustorio, che a tutti gli effetti è un'arma da lui inventata. Intorno al 200 a.C. Siracusa era fortemente a rischio di attacchi esterni e le mura difensive non erano sufficienti. E quindi Archimede si ingegnò e progettò questo speciale specchio. Quello che è in mano in realtà è una miniatura, è solo un prototipo, però ne fece costruire di molto più grandi ed è un sistema in grado di concentrare in un punto solo molti raggi solari e proiettarli in un fascio unico. E così questi specchi vennero posizionati sulle alture in modo da prendere alla sprovvista le navi in arrivo e ne incendiarono parecchie. Ok, adesso ci spostiamo verso il Duomo. Ed eccolo qui il Duomo alle mie spalle. Una delle sue caratteristiche è che nell'arco di 25 secoli è sempre stato il luogo sacro di qualcuno, perché nacque come tempio, poi con gli arabi divenne una moschea e poi infine divenne una chiesa cattolica. E da questo punto di vista sicuramente è tutto molto più chiaro, perché su questa facciata possiamo vedere le colonne che risalgono al periodo greco, mentre più in alto, se guardiamo le guglie, ricordano molto il periodo arabo. Sembra quasi una moschea. E le colonne le vediamo anche dall'interno. Queste erano le colonne di quando fu un tempio greco, proprio le colonne che erano i lati del tempio di Atena, prima che venisse trasformato in moschea. Ma non ci sono solo le colonne a ricordare che in passato fosse un tempio greco. La navata centrale era la cella interna al tempio, ma poi, quando è stato trasformato in moschea, sono stati aperti i muri e sono stati creati questi archi.
Adesso salutiamo Ortigia, salutiamo anche Archimede e ci dirigiamo a Noto, però prima di Noto dovremo fare una breve sosta per una cosa fondamentale. Ok, adesso dopo la lavanderia e il pulcino andiamo verso Noto Antica. Come al solito stiamo facendo tardi, è una cosa che non riusciamo a risolvere questa, però adesso andiamo a Noto Antica e dopo Noto Antica andremo in quella nuova e passeremo lì la notte. Tutto il Vallo di Noto fu distrutto da delle scosse di terremoto fortissime, ma gli abitanti, almeno quelli rimasti in vita, decisero di ricostruire tutto e meglio di prima. Ora ci stiamo dirigendo verso la Noto Antica, che appunto è la Noto, diciamo, distrutta dalle varie scosse di terremoto, quindi quello che mi aspetto di vedere non è altro che ruderi e macerie. Ecco Noto Antica. Ed eccoci arrivati, quella alle mie spalle si chiama la Porta della Montagna ed è l'ingresso della Noto Antica. Come tante altre città, anche Noto era costruita come una fortezza e una volta che passiamo le mura d'ingresso della Porta della Montagna ci troviamo in questo ambiente che in antichità era la sala d'armi e delle scuderie. Questo, vedendo anche la torre, era il castello reale, che poi venne usato anche come carcere. Noto era una città fortificata e quelle erano le mura che la proteggevano. E continuando a camminare in realtà non troveremo degli scenari tanto diversi da questo. Nel 1693 ci furono non una ma 2 scosse fortissime. Oggi sarebbero quantificabili come sesto e settimo grado della scala Richter. E quello che non distrusse la prima scossa di terremoto lo fece la seconda dopo 2 giorni, quando gli abitanti ormai stavano già iniziando a togliere le macerie. La potenza di quelle scosse di terremoto probabilmente metterebbe in seria difficoltà anche gli edifici della nostra epoca, figuriamoci alla fine del 1600. Ma gli abitanti, o almeno quelli che rimasero in vita, non si persero poi tanto d'animo e cercarono subito una soluzione. Incaricarono i migliori architetti siciliani per ricostruire una nuova città, una nuova Noto, e lo fecero un po' più a valle perché ritenevano fosse più sicuro farlo lì. Immaginiamo anche che la popolosità era molto lontana dai numeri di oggi, ma ciononostante, oltre i 45 centri abitati distrutti, ci furono 60.000 vittime.
E l'antica Noto, quella che avete vista, è solo una di quei 45 centri abitati, ma gli altri versano in condizioni uguali, se non peggiori. Vai, vai, accelera! Vai, accelera! Vai! Allora, d'accordo che a me di andar forte interessa abbastanza poco, però però è un filo umiliante questa cosa. Però va. Queste sono le moto e questa è la casa dove abbiamo affittato una stanza. Però fa molto ridere perché adesso scendiamo. Ecco. Questa è la nostra stanza. Iniziamo subito col vedere i vandalismi da tutte le parti. Oggi più che mai. Lì c'è un marino sempre presente. Vandalismi da tutte le parti come al solito, anzi peggio del solito credo, sì, molto peggio del solito, molto peggio del solito. L'armadio c'è, però fa niente. E la cosa che fa molto più ridere invece, vandalismi anche sulle finestre. La cosa che fa ancora più ridere è questa. Qui c'è una porta e siamo di nuovo in strada, ma qualche piano sotto. Però siamo più vicini al centro. Sì. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.